Buonasera a tutti, siete molti, siete moltissimi. Ciao prof, bentornato. Evviva, grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti. Caro Corrado, ti avevo chiesto che titolo scegliamo per questa live, hai detto ipnosi, le ipnosi, quindi Mm, partiamo da qua e sì. immagino che tu avrai delle cose da dire su questo. Sì, ma perché l'ipnosi? Perché io mi sono reso conto negli ultimi 2 o 3 anni che, soprattutto su questi canali, che sono i canali YouTube, in cui si tenta di fare e a volte non ci si riesce una informazione alternativa, quando si parla di ipnosi si parla sovente di anche, non solo, ma anche di alieni, di cose, insomma, di argomenti che sono ancora di nicchia, di confine, nonostante che ne parli il Senato americano in continuazione e ci si deve chiedere perché. Eh, Negli ultimi 2 anni, ma devo dire in realtà negli ultimi almeno 10 anni, ho visto su internet venire fuori dei canali con persone che dicono di fare delle ipnosi che a me personalmente mi sembravano, insomma, persone tecnicamente poco scientifiche, ecco, diciamola così. Io lo so che la parola scientifico ha perso di significato perché dopo 2 anni, 3 anni di pandemia finta, scientifico non vuol dire più niente. La gente ha creduto a quelli che una volta si credevano scienziati e sono stati è stato dimostrato che questi scienziati non erano, e quindi ora quando io dico scientifico, io ho scritto un lavoro scientifico, io ho fatto questo, ti possono prendere giustamente da peracottaro, no? E ti possono prendere da peracottaro perché l'indice di credibilità della scienza è andato sotto zero in questi ultimi anni. Questo è un problema da tenere presente. Quindi quando io mi trovo di fronte a persone che fanno le cosiddette ipnosi, che non hanno mai studiato un cazzo di ipnosi, che non sanno che cosa sia la fisica quantistica, perché senza la fisica quantistica te le ipnosi non le puoi proprio fare, che ti dicono, magari escono fuori con delle dichiarazioni che non hanno senso. L'ipnosi la può fare solo un medico. Perché la può fare solo un medico? Il medico è uno che di ipnosi non ci capisce niente, non ha mai avuto un esame di ipnosi, non sa neanche, non ha mai letto un libro di Erickson. Perché lui dovrebbe fare l'ipnosi e te che invece in realtà hai 30 anni di esperienza sulle spalle in quel campo lì, no, te non lo puoi fare. Perché, per esempio, non si può dire nel mondo, pensate, che l'ipnosi è una terapia? Perché? Se dici che l'ipnosi è una terapia, ti devi iscrivere a un albo. Pensa a te. E a un albo di che? Di ipnologi. Voglio dire, allora voglio dire, c'è tanta gente che fa i peracottari, non può fare i peracottaro perché non ti sei iscritto a un albo di peracottari. Cioè, la situazione è la stessa. Chi è che lo decide che uno è un ipnologo? Quanti esami hai dato di ipnologia nel mondo? Ipnologia, no ipnosi, che sono due cose diverse. Allora c'era parecchia confusione da questo punto di vista. E io quello che vedevo era che la gente veniva sui canali a parlare di ipnosi, io faccio l'ipnosi, porto la gente indietro nel tempo, avanti nel tempo, sopra nel tempo, sotto nel tempo e gli faccio dire tutta una marea di cose che a mio modestissimo avviso mi sembravano, da un punto di vista scientifico, delle cazzate abominevoli. E allora io dico, ma com'è possibile? Cioè, ma la gente lo sa che cos'è un'ipnosi? Allora è per questo che ho detto, ma perché non facciamo il punto della situazione e si parla dell'ipnosi? Che cos'è l'ipnosi, no? Lo sai che poi la L'ipnosi gente ti acclama a gran voce che tu potessi tornare a fare le ipnosi. sì, ma questo Ma ci hai mai è un... pensato a questa cosa qua? No, e, e c'è un problema fondamentale, perché l'esperienza è una cosa fondamentale. A cosa serve l'esperienza? A niente. Serve solo a capire che l'esperienza non serve a niente, ma come dico io, per capirlo bisogna farla. Quindi io ho fatto l'esperienza dell'ipnologo, ho capito che questa cosa non andava fatta dopo che l'ho fatta.
Ah, Invece ci sono delle persone a cui io sostanzialmente ho trovato lavoro negli ultimi 25-30 anni. eh, il gruppo Laris, che sono due persone che si erano inventati di essere ipnologi, facevano delle ipnosi mostruose. Come si chiama quell'altro? Un signore che si chiama Grifasi, che non abita neanche in Italia, perché se era in Italia l'avevano già messo in galera, che fa le ipnosi e c'ha tutta una serie di seguaci che non è fanno bravo quello lì? fanno. Allora, i Grifasi, io credo una cosa fondamentale, che non voglia fare ipnosi, voglia fare soldi. E Ah, allora, mi posso anche sbagliare, però questa è la mia impressione. E allora si è inventato una cosa che, siccome l'ipnosi non la sa fare, delega un secondo soggetto a fare per lui da tramite nel mettere l'ipnosi un terzo soggetto. Quindi la catena degli ipnotisti si allunga con tutta una serie di problematiche molto complesse che secondo me non hanno minimo di senso. Se uno guarda un'ipnosi di Grifasi, scopre che Grifasi fa una domanda al veggente di turno. Il veggente di turno mette in ipnosi, perché lui gli guarda nella testa quell'altro, mette in ipnosi quell'altro. In realtà non lo mette in ipnosi, gli guarda nella testa. Allora, va bene, se fosse così, eh, Grifasi non serve a niente. Perché? L'idea di semplificazione, bastano due persone. Io che ti guardo nella testa a te che non puoi andare in ipnosi, ma chi se ne frega perché io ti guardo nella testa e quindi leggo le informazioni che ho, quindi a me cosa me ne frega della persona che faccia delle domande a quello che ti guarda nella testa? Quello che ti guarda nella testa fa tutto da solo. No? Sarebbe più semplice. Non capisco questi tre personaggi cosa ci fanno in questo giochino. E in Italia molte volte usano il terzo personaggio perché quella persona non riesce ad andare in ipnosi da sola e dunque viene adoperato un telepata che va in ipnosi al posto della persona che non è ipnotizzabile. bene, bisogna dimostrare che il telepata sia tale e Ah, bisogna dimostrare anche un'altra cosa, cioè non esistono persone che non possono essere messe in ipnosi, esistono cattivi ipnologi. Allora, o ipnotisti che dir si voglia, l'ipnologo è colui che studia l'ipnologia, l'ipnotista è quello che ti mette in ipnosi. Ehm, perché è importante che tu sia un minimo accreditato, no? Ehm, perché i dati, se no, che vengono fuori dalle ipnosi sono dati che non hanno significato, perché tu stesso li hai interpretati male. Né ammettiamo che io sia un ipnologo schifoso, che faccio delle ipnosi sbagliate, interpreto i dati della persona che ho messo sotto ipnosi e glieli rigetto addosso, lui crederà di aver trovato una soluzione ai suoi problemi. E non è così. È come quando io vado da uno psicologo, da uno psichiatra, da uno psicanalista e lui non mi guarisce. Non mi guarisce perché non capisce, perché non è capace. Cioè il problema non è che c'è tante possibilità. E allora l'ipnosi è qualcosa di fondamentale. Innanzitutto è una situazione in cui tu hai una percezione alterata della realtà virtuale. Cosa vuol dire alterato? Alterato non vuol dire in senso negativo. Alterato vuol dire che non è la solita percezione che te hai normalmente. Questo cosa prevede? Che questa percezione potrebbe essere allargata o stretta, cioè tu sei in grado di vedere tante cose contemporaneamente oppure una cosa sola. Questa cosa nell'ipnosi si chiama monoideismo e serve proprio per fare in modo che il tuo cervello si metta in quello stato particolare per cui tu perda il controllo della realtà virtuale che ti circonda, ti concentri su un unico particolare e quello ti permette di sganciarti dalla realtà. Come si fa a ottenere questo aspetto monoideico? Con dei trucchi che sono stati inventati dal 1700 a oggi, ce ne sono migliaia, e che si basano sostanzialmente sul farti credere
che quello che ti sta dicendo l'ipnotista è vero e sta accadendo, mentre invece potrebbe non essere assolutamente vero. Quindi, da questo punto di vista, la vecchia ipnosi, che ora non si usa più, si basa su un inganno che l'ipnologo cerca di ficcarti nella testa per farti credere che stai andando in ipnosi. E tu ci credi, cadi in ipnosi. Mario Draghi ti dice una cosa e tu ti vaccini. Ecco dove non si comprende, se non si capisce questo meccanicismo, come la gente è stata sostanzialmente ipnotizzata da Chiamo di un evitare queste parole, Corrado, ti sì, prego. sì, sì, un gruppo di politici che poi ha ottenuto determinati risultati. L'ipnosi vera è una cosa che te prendi il soggetto che è venuto da te, ti ha detto, perché te non lo devi prendere con l'inganno, no? Quelle sono cose che si fanno negli spettacoli, ma l'ipnosi non è quella roba lì. Viene da te e ti dice, io ho un problema, forse l'ipnosi mi potrebbe aiutare, potremmo fare una seduta. E io dicevo, va bene, facciamo questa seduta, però prima ti spiego esattamente come funziona. Allora io farò così, così, così e così, perché questo vuol dire questo, questo e quest'altro. Il tuo cervello comincerà ad assumere una percezione differente, tu vedrai delle cose che prima non vedevi, sentirai, avrai una percezione che ti sta distorcendo, va benissimo, è così che deve essere, stai tranquillo perché questo deve accadere. Cioè non c'è nessun inganno, c'è un meccanicismo tecnico. E ci perdevo almeno 20 minuti, 25 minuti per far capire al soggetto prima di iniziare la seduta cosa avrei fatto, cosa sarebbe successo. Dopodiché il soggetto si trova in un cammino, che è il cammino che io gli faccio percorrere, che lui conosce perché lo ha sentito dire da me. Quindi, mentre le cose stanno accadendo, lui è tranquillo perché sa che queste cose devono accadere. In quel contesto, se non succedono altri eventi strani, lui non fa opposizione, anzi è contento perché sta veramente succedendo quello che deve succedere. Nell'istante in cui noi arriviamo all'ultimo step, all'ultimo stadio, lì si apre una porta. Gli faccio aprire una porta e dall'istante in cui si è aperta quella porta, lui è dentro il problema dell'ipnosi. E vediamo poi che cos'è l'ipnosi da quel punto di vista lì. Lui è dentro, non può più uscire a meno che non abbia paura che quella cosa che sta accadendo è troppo forte per lui. E allora c'è una specie di reset, per cui il soggetto, quando entra in questo stato, esce automaticamente dall'ipnosi. E non so se ci avete mai pensato, è come quando voi camminate per la strada e sta per succedere qualche cosa che voi capite che per voi è la fine. Vedete un camion che vi sta venendo addosso. Un secondo prima che il camion vi colpisca, voi svenite. Cioè passate dalla realtà virtuale a un'altra realtà per cui non vedete più quello che sta accadendo. Così nel sogno il sogno diventa troppo difficile da sopportare e voi cosa fate? Scappate dal sogno e vi svegliate. Ecco, nella ipnosi quindi il problema è che l'ipnologo deve fare in modo che il soggetto, anche di fronte a una difficoltà enorme, rimanga all'interno di questo contenitore ipnotico, perché se esce abbiamo perso. Deve stare lì, perché attraverso l'ipnosi che lui potrà guardare se stesso, vedersi da dentro come non si è mai visto prima. Perché l'ipnologo deve conoscere la fisica quantistica? Aperta Ecco. parentesi. Quanti ipnologi nel mondo conoscono la fisica quantistica? Uno, io. Fine. Ora, non è che voglio fare l'egoico, ma questo si vede perché
quantistico è una parola che va di moda. Quindi prima c'era la chimica, poi è venuta fuori la chimica quantistica. C'era la fisica, fisica quantistica, la biologia quantistica, la cucina, è nata la cucina quantistica, la programmazione neuroquantistica, la medicina quantistica. Dal mio modestissimo punto di vista, e so che molti di voi non saranno d'accordo, sono tutte cagate pazzesche, direbbe il povero Fantozzi. La quantistica è un'altra cosa, non c'entra niente con tutto questo. La quantistica è una branca della fisica che ha messo a disposizione delle ipotesi di lettura della realtà virtuale, cioè si è fatta una mappa del territorio con le formule. Dov'è che il fisico quantistico piscia fuori dal vaso? Quando non ha capito i limiti del modello galileiano. Se te usi il modello galileiano, che è il modello che la scienza utilizza, per utilizzarlo approfonditamente devi sapere dove non puoi andare oltre, perché inciamperai in cose che non funzioneranno. Te devi sapere esattamente dove puoi arrivare. E la limitazione della fisica quantistica è una limitazione incredibile, che si chiama coscienza. Se te non capisci che cosa vuol dire una formula, non capisci cosa vuol dire una formula, quella formula non ti serve a niente. I fisici quantistici più importanti solevano dire se voi credete di aver capito la fisica quantistica vuol dire che non l'avete capita. E questo era già un punto di partenza Feynman. Non mi dite che avete capito la fisica quantistica, perché la fisica quantistica è incomprensibile. Noi potremmo dire Oddi Freddi in Italia, professore di logica, ex professore di logica all'Università a Torino. Lui dice sostanzialmente la fisica quantistica è una fisica illogica, e nel dire questo sbaglia. Non è illogica, è che ha una logica che Oddi Freddi, professore di logica, non comprende. Benissimo, allora comprendiamola. E per comprendere la logica della fisica quantistica si deve introdurre un parametro che, se non si introduce quel parametro lì, non si va da nessuna parte. E questo parametro, che i fisici non conoscono qual è, e infatti lo chiamano parametro nascosto, io credo di aver capito cos'è. È la coscienza. Se tu non hai capito che cosa cavolo è la consapevolezza e la coscienza, L'hai non detto anche l'altro capisci. giorno nella conferenza questo. Sì, non capisci le formule della fisica, non le capisci. Mhm. E quindi le formule ti servono perché sono corrette. Tu fai dei conti e sai che 2 più 2 farà 4, e su quello non c'è ombra di dubbio. È tutto corretto. Il fisico si accontenta di questo. L'ipnologo che conosce la quantistica non si accontenta di questo. L'ipnologo che conosce la quantistica sviluppa una serie di osservazioni che dimostrano che la quantistica è corretta. Per esempio, un giorno, quando io facevo le ipnosi, porto una ragazza indietro nel tempo. Il tempo non esiste, il tempo, secondo la fisica quantistica moderna, Alan Aspect ci ha vinto il premio Nobel, non esiste perché l'universo è non locale. Quindi prendere un soggetto e portarlo indietro nel tempo vuol dire che tu non lo stai portando indietro nella timeline, ma è come se lui entrasse con la sua coscienza, che è il suo presente, in una stanza dove fuori c'è scritto passato. Apre la porta ed entra nel passato, ma la stanza è copresente con la stanza dove c'è scritto presente, che è copresente con la stanza dove c'è scritto futuro. In quel contesto il soggetto faceva una cosa, modificava il suo passato, perché io gli dicevo, nel caso dell'alieno, l'alieno sta venendo a prenderti, perché lui mi diceva questo, bene, quando arriva te lo fermi e gli dici, guarda, io non ho voglia di venire con te perché te mi hai rotto i coglioni, quindi tornatene a casa, se no passi un brutto quarto d'ora. Arrivava l'alieno, lui mi raccontava in diretta quello che succedeva dal suo punto di vista, gli diceva quello che io gli avevo detto di dire, l'alieno se ne andava. Se ne andava.
In quel contesto noi avevamo modificato in qualche modo il ipotetico passato di questo soggetto. Questo soggetto, quando tornava nel presente con la sua coscienza, non si ricordava più l'evento ufologico come se lo ricordava prima. Sono venuti gli alieni, mi hanno preso, mi hanno portato via. No, quell'evento lì era stato cancellato, non c'era più. Abbiamo cominciato a fare delle prove e andando nel passato a muovere delle cose nell'ipotetico, tra virgolette, passato, per vedere se queste cose avevano un risultato nel presente. E lì non ho potuto fare a meno di pensare a Brian Weiss. Perché? Perché Brian Weiss, psichiatra americano che faceva uso ampio di ipnosi, curava i pazienti con delle sindromi più varie, più strane, mandandole in una vita passata, come diceva lui. In una vita passata tu stavi percorrendo la stessa esperienza che vivevi nel presente e che avresti vissuto nel futuro, un'esperienza dolorosa, perché era la cosa che tu dovevi capire. Bene, capirla nel presente per il soggetto malato era complicato e difficile. Allora, con il trucco di portare il soggetto nel passato, è come se la tua coscienza di ora vedesse tu nel passato come un'altra persona e quindi c'era uno scarico di responsabilità, uno scarico di tensione, di emozione che permetteva al soggetto, che era sempre lui, ma nel passato, di superare quel problema. Siccome il problema in una timeline è sempre lo stesso, perché la tua coscienza è sempre la stessa e tu hai la stessa coscienza dell'uomo della pietra in cui tu sei incarnato in questo momento, che non vuol dire avere e sapere quanto fa 2 più 2, vuol dire avere coscienza che esiste un'ipotesi di 2 più 2, in quell'istante su tutta la timeline il soggetto guariva da quel problema. E quindi era in qualche modo sollevato dall'avere anche delle vite future che non servivano più a nulla perché quei contenitori nel futuro ti sarebbero serviti per completare quell'esperienza che tu ora non capivi e che nel passato non capivi e che nel futuro, che era sempre la stessa esperienza con tutte le varianti del problema, non avresti capito. Nell'istante in cui si interrompe con l'ipnosi questa cosa, tu capisci, tutte le tue vite, passate e future, tornano a essere, pum, un'unica vita. Quello che succedeva a questi soggetti era che cominciavano a ricordarsi tutte le vite passate, perché la sfera della coscienza torna a essere uno e tu in quell'istante la tua coscienza non è più divisa in tutte le esperienze del passato e in tutte quelle che sarebbero state le tue esperienze del futuro, che sono comunque contemporanee a un eterno presente. Lo dice la fisica quantistica. Vedi l'illogicità della fisica quantistica. Ma tutto accade in un unico istante, quindi tu sei anche in quell'istante l'uomo della pietra che credevi di essere stato e che invece sei. Ecco, allora Quindi non hai più bisogno di fare altre vite se capisci tutto. No? Questo è il se discorso. capisci tutto, questo è il tuo ultimo contenitore. E Ora, questo te lo Corrado, scrivo. possiamo tornare un momento, ha Sì. scatenato il panico e il delirio nella chat, ci sono quasi 2000 persone. Possiamo tornare un momento sulla Laris, per piacere, Sì. perché ci sono molte persone che hanno una grande fiducia, una grande considerazione, una stima di loro, però mi sembra Sì. che tu abbia un parere contrario, lo puoi approfondire per piacere? Sì, volentieri. Questi due personaggi che poi sono scomparsi perché sostanzialmente qualcuno, non io, accorgendosi che queste persone facevano cose che non avevano grande senso, credo gli abbia messo paura per possibili riscontri diciamo di carattere legale e questi si sono dati alla fuga, sono scomparsi, via, Se scappati. posso, quello che io ho sempre sentito dire è che fossero stati perseguitati da, diciamo, Sì, ora perseguitati, a me cioè non che sarà, sembra.
a meno Ed che è per loro quello non... che si siano sottratti, diciamo, dall'attenzione pubblica. Io ho provato molte volte a contattarli, non c'è mai stato modo. Mm. Però magari no. Sottratti, sai, perseguitato è uno che è anche un matto, che ha dei deliri, che si sente perseguitato e quindi, sai, bisogna andare un po' a vedere le cose. No, Per no, sono quanto molto io... curioso perché non avevo mai, è la prima volta che sento dire questo, se lo dici tu vorrei Ma capire. loro ovviamente che non sono mai stati d'accordo con me, loro Ah, facevano, usavano, dal mio punto di vista, una brutta copia delle cose che io avevo detto. Ne hanno fatto una brutta copia, se l'erano riadattata e in qualche modo ne avevano fatto una professione. Ora, guardate, non c'è niente di male nel fare queste cose, però prima di fare una qualsiasi cosa, come prima di avvitare un bullone, te devi essere in grado di avvitare un bullone. Allora, una delle due componenti del team della Laris era una persona che mi era venuta a trovare una volta in dipartimento e mi sembrava che fosse addotta fino al collo. Allora io ho sempre detto, guardate, le persone addotte non possono cercare di tirare fuori gli altri dal problema. È come se io andassi dal medico e dicessi al medico, dottore, mi guarisca dal raffreddore, e il medico ha la broncopolmonite. Ah, cambia medico, no? E sì, l'altro era uno che era stato uno dei capi di una setta che si chiamava Soka, si chiama tuttora Soka Gakkai, sì, sì, sì. e che sostanzialmente, voglio dire, già uno che mette i piedi in una setta di quel tipo lì, no, magari è la persona più brava, più buona, più bella del È un mondo, errore non trascurabile questo qua, ma è diciamo. non mi dà la fiducia che potrebbe essere necessaria per comprendere certe cose. Poi, le informazioni che venivano tirate fuori da questi qui erano informazioni che loro prendevano in parte probabilmente dalla loro testa, in parte avevano ricianciucato un po' le cose che io avevo scritto su un libro, Alieni o Demoni, e in parte misinterpretavano, secondo il mio modesto punto di vista, le cose che dicevano le persone che andavano da loro e si facevano mettere, secondo loro, sotto ipnosi. Allora, io quelle ipnosi lì, non so quante ce n'erano, un numero molto ridotto. Non mi sembrava che i soggetti fossero in ipnosi, non mi sembrava, perché l'ipnosi è un'altra cosa. È anche un Eh, po' come il problema della Laris, cioè scusate, di Grifasi. Anche Grifasi metteva in ipnosi persone, ma a me non sembrava che queste persone fossero in ipnosi. Da lontano, non sono lì. Come si fa a sapere se una persona è in ipnosi? Guardate, non è una banalità, innanzitutto, perché uno crede che quello che è in ipnosi è praticamente mezzo morto sdraiato su un letto che non si può muovere. Non è proprio così. Voi dovete tenere presente che il 30% della giornata che noi passiamo è uno stato di ipnosi. Noi, quando siamo in fila per pagare la bolletta del telefono alla posta, siamo in uno stato di ipnosi. Quando guardiamo un film o leggiamo un libro, siamo in uno stato di ipnosi. Ehm, Quando ci chiudiamo dentro di noi e pensiamo, parlando dentro di noi, buttando gli occhi in basso, di solito a sinistra, cosa che fa pensare che ci stiamo guardando in qualche modo dentro, siamo in uno stato di ipnosi. Quello è il momento in cui il tempo passa, è passato un minuto per noi, sono passati mezz'ora per un altro che ti dice, oh ma che fai? Sei ancora lì? Ma come? Non era passato un minuto. Quindi c'è questo fenomeno di contrazione dello spazio-tempo che è un classico fenomeno dell'ipnosi. Ehm, una delle cose fondamentali di una ipnosi profonda, che è quella che serve per andare per esempio a ripescare le memorie passate di quando l'alieno era venuto a prenderti, che per te sono cancellate, sono ricostruibili, no? Ma non, non puoi accedere a queste memorie se non sei in uno stato profondo di ipnosi. In quel contesto, quello che si vede è che le corde vocali vengono irrorate dal sangue molto meno
e tu cominci a parlare piano, perché non ce la fai a muovere il corpo, perché tu sei in un'altra idea. E tutto quello che accade è qualche cosa che da dentro il corpo, come se il corpo fosse un sarcofago dove tu sei dentro e quella è la tua parte animica che è dentro il corpo, è come se ti parlassi da dentro, come una specie di eco. Non ha la capacità di uscire dal sarcofago, che è il tuo corpo, se tu non gli dici perché non esci dal corpo, perché non guardi fuori di te. In quell'istante il soggetto, la sua parte animica, esce fuori dal corpo e vede le cose dall'alto. Allora, questo aspetto di vedere la cosa dall'alto, se te lo vai a dire a uno psichiatra, lo psichiatra scappa, perché dice no, questa cosa non deve essere fatta assolutamente perché tu perdi consapevolezza e coscienza di sé, tu ti dividi in due e questa cosa non va fatta. Invece questa cosa serve per comprendere che tu sei quella cosa lì, quel corpo che sta lì, con dentro altre cose, ma una parte di te è uscita e ti guarda dall'esterno. Cioè quel processo di schizofrenicizzazione che è fondamentale per l'ipnosi, perché l'ipnosi è un processo di schizofrenia. Te devi prendere la parte animica e la parte spirituale e staccarle. La parte spirituale la metti a dormire e parti e parli con la parte animica. Questa cosa lo psichiatra ne ha paura perché tu dividi te stesso, diventi schizofrenico se tu ti vedi dall'alto, dice la psichiatria moderna. Ma la psichiatria moderna non ha niente a che fare con la scienza vera, no? La scienza non è la medicina, la scienza è la fisica, è la chimica, è la matematica. La medicina, come avete potuto vedere negli ultimi 3 anni, non lo ripeto più, è una grande cagata. E pochi medici hanno capito questo, pochi medici nel mondo hanno capito questo. E sono quelli che poi si sono ribellati alla situazione che abbiamo vissuto. Quindi in questo contesto è importante anche fare un'altra cosa, perché sennò l'ipnosi non vi verrà. E io questo l'ho capito dopo 25 anni di ipnosi, perché all'inizio non lo capivo, perché l'esperienza è fondamentale, non si va da nessuna parte se uno non fa l'esperienza. E allora, che cos'è che io ho capito dopo 25 anni di ipnosi? Semplice. A me avevano detto che io dovevo fare tutto il contrario. Cioè, l'essere che stai mettendo in ipnosi è lì, è steso sulla poltrona, sul tuo lettino, non so dove, e te sei lì con il libro in mano dell'ipnosi che leggi cosa devi fare per mettere in ipnosi quel soggetto. Allora, dire per 3 volte si rilassi, per 3 volte, non 4, né 2, 3. Chi lo sa perché? Si rilassi. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Ed avere un atteggiamento separato. Lui è quello che è in ipnosi, io sono quello che lo mette in ipnosi. Grande cagata. Quando te sei in macchina e fai un rally, c'è quello che guida e davanti c'è il copilota che ti dice curva fra 30 metri a sinistra, salita a destra del 20%, buca con acqua, eccetera. E te cerchi di fare questa cosa. E vinci la gara se quei due lì sono con l'automobile un'unica cosa, se no non funziona. Questo c'è scritto anche nel secondo principio della termodinamica. Te devi essere uno col tutto. In quel contesto, quando io ero nel Centro Ufologico Nazionale e poi me ne andai proprio per problemi di incomprensione e di incompatibilità con quella gente lì, non finirò mai di dirlo, perché possiamo dire quello che vuoi su questo, perché è importante specificare che ambiente no, e ma cosa è. io non voglio fare delle critiche proprio per fare delle critiche. Io voglio in qualche modo raccontare quella che è la mia esperienza, che potrebbe essere per un altro completamente risibile. Il Centro Ufologico Nazionale è un posto tossico, dove se te entri dentro
non ci esci più fuori e sei, per problemi psicoanalitici, costretto a credere che fai parte di quel gruppo, anche quando tecnicamente davanti ai tuoi occhi vedi che le cose non sono come te le raccontano. Non è che c'è tanta differenza da quello che è successo, lo ridico, no? Negli ultimi 3 anni di... C'è l'infiltrazione massonica dentro, di servizi segreti anche, massonica, all'interno di questo Assolutamente. gruppo. Il Centro Ufologico Nazionale, ora io non lo so, ma quando c'ero io era pieno di massoni, era pieno di gente che veniva a dirti come dovevi fare dal gruppo dei militari, gente che ti veniva a dire come dovevi fare dai servizi segreti, soprattutto stranieri. Gli italiani guardavano, stranieri. sì, gli italiani guardano, contano nulla. Ma è per questa ragione che invece di